Bentornati sugli Esauriti con Jacopo e Pat. E oggi parleremo di Norvegia e Georgia, ma prima la nostra consueta sigla. Eccoci qui, allora, nuova giornata, nuova reaction, è il momento della Norvegia che porterà i Subwoofer con Give That Wolf a Banana. E Banana. niente, Pat, vai. Allora, fermi tutti. Allora, Qua siamo di fronte a un gigantissimo what? Cosa? what the fuck più che altro. Sì, non sapevo se si poteva dire, nel dubbio, scusa YouTube. Diciamolo. Ma allora, io penso che con questa canzone a un certo punto non sia neanche più importante se ti piace o non ti piace, ok? È talmente senza senso in generale che te la ricordi per forza, qualcosa ti rimane in testa per forza, è qualcosa che non ti aspetti, che veramente tu fai cosa stradiamine sto ascoltando, vedendo e perché, ed è un perché che secondo me funziona, non sei d'accordo? No, io ho una strana sensazione su questo pezzo, nel senso che mi sembra una joke entry, ma non so se sono invecchiato io o se sono diventato io una persona più seria, ma a me non fa ridere. Non ci trovo nulla di intelligente, non ci trovo nulla di astuto, di simpatico. A me mi va bene che sia una joke entry. Mi va bene che ci sia. Io sono un grande fan di Elio e le storie tese, per farti capire. Quindi io sulla musica demenziale sono contentissimo. È una storia, sembra che stiamo raccontando una storia che però per me non va da nessuna parte. A un certo punto viene calata questa nonna e questa banana all'interno della storia senza nessuna ragione, non ti ci porta a dire ok, ho capito, divertente. No, io mi trovo che sono pezzi di cose che secondo loro potrebbero essere divertenti o buffe, ma che a me non fanno ridere in nessun modo. Non so, ripeto, sarò diventato io un rompiscatole vecchio e brontolone, però a me veramente non fa ridere, non capisco veramente cosa ci sia di divertente in questo pezzo. Non è che sia la mia canzone preferita, partiamo da questo presupposto qua. La prendo per il valore che ha, quindi come una joke entry che oggettivamente mi fa canticchiare. La prima volta che ho visto e che ho sentito la canzone sono rimasta veramente straconfusa da quello che stava succedendo e la risata mi è scappata proprio per la sensazione di confusione che ho avuto. Cioè tutto questo nonsense che è diventato esilarante. Cioè non è un che cosa sta succedendo, oddio, divertente, ma è un che cosa sto guardando? Cioè non capisco, capito? Mi dà la sensazione di non capire cosa stia succedendo. E in più io dico, tu vuoi fare la joke entry, ma vai fino in fondo? Ecco, mi sembra una joke entry che si prende sul serio, che ha delle mire di portarti da qualche parte, ma poi non lo fa. Questa è la sensazione che mi dà. Mi sembra che arrivi a un certo punto e poi ti lasci nel vuoto. Anche musicalmente il ritornello poteva essere una roba stradense, invece manca qualcosa secondo me. E mi dispiace perché so che a tantissimi piace, ma io stavolta veramente non so farmela piacere. Una joke entry, come dici tu, comunque o è fatta bene o difficilmente poi entra tra le tue preferite. Magari hai anche ragione tu, è una joke entry che non è così tanto joke, cioè che si prende comunque abbastanza sul serio, e quello va sicuramente a deludere le aspettative che loro stessi si sono creati, probabilmente. Però tutto sommato secondo me funziona, cioè il semplice fatto che sia una canzone che ti resta in testa funziona. Anche lì le selezioni nazionali io le ho viste sempre con il mio amico. Anche lui aveva avuto questo impeto di ilarità nel guardarli, dicendo poi ma che cazzo sto guardando, ma perché mi stai facendo vedere sta roba? Però intanto a ridere si è messo, e ancora adesso ogni tanto mi chiede ma come sta andando quella canzone che c'aveva quei lupi gialli? Perché comunque se la ricorda. Ma infatti quello che penso è che farà più successo perché sembrerà una roba fuori contesto in mezzo a tutto il resto, che comunque quest'anno è un anno terribilmente serio, e quindi forse per contrasto verso tutto il resto che ti sembra anche che ti dà non dico una certa pesantezza, ma che comunque ti dà un certo trasporto emotivo, sentire la Norvegia ti dà quel non so che di... E lo posso capire, ma è l'unico motivo per cui secondo me può funzionare questa roba qua. Tra l'altro diciamoci pure che sta dopo la Grecia,
prima semifinale, tra Grecia e Armenia. Dopo la Grecia, una roba del genere sbanca, perché hai appena avuto una delle canzoni più tristi, cioè si chiama letteralmente Morire insieme, e poi arrivano questi che ti dicono dai una banana al lupo se no si mangia la nonna, capito? La Grecia e l'Armenia sono entrambi canzoni non da mettersi lì a dire wow, che bello, divertiamoci. Assolutamente, forse tra le posizioni che abbiamo considerato finora è una di quelle più favorevoli di tutte. Però se tu la metti questa canzone qua in mezzo ad altre 4-5 joke entry, questa è quella che fa meno divertire. Sì, ok, no, su questo sono d'accordo. Secondo te lo staging più che altro lo terranno uguale? Secondo me sì, non vedo nemmeno come potresti cambiarlo effettivamente, non è che riesco ad immaginarmi molte combinazioni di staging diverse, lo terranno così, magari aggiungendo un qualcosina per fare un po' di contorno, dubito che cambieranno grandi cose però. Va bene, quindi sì, la stiamo dando per scontata la sua qualificazione. No, secondo me si qualifica, ma non così a mani basse tranquillamente. Non lo so, l'ho detto 1000 volte, io la prima semifinale la trovo troppo fumosa. Cioè ci sono troppe cose che potrebbero cambiare anche solo per un minimo componente diverso, un'aggiunta o... Sono d'accordo. E sono anche d'accordo sul passare invece a parlare del prossimo pezzo, che è la Georgia, che porterà i Circus Mircus con Lock Me In. E quindi? Che mi dici? Ma a me non piace. Cioè, a me sembra la colonna sonora di Will il principe di Bel-Air in versione scadente. Cioè, non lo so, non mi piace. Problema sicuramente mio, per carità di Dio. Ho trovato qualcosa di bello in Guilty Pleasure, non riesco a trovare qualcosa di bello qua. Non mi piace proprio. Faccio fatica ad ascoltarla. Lo capisco, nel senso che ci sono 20-30 secondi in cui c'è tu e insomma non si capisce bene dove stia andando a parare, non c'è un'armonia, non c'è una melodia ben chiara. Diciamo così, questa canzone è rovinata, tra virgolette, nella sua esperienza d'ascolto da questa intro, che è complicata, poco appunto melodica, ma secondo me il pezzo è un gran bel pezzo. È un gran bel pezzo, mi ricorda gli OK Go, mi ricorda il Britpop, c'è tanto di indie. La Georgia, come sempre, si conferma una nazione, un paese a cui non importa minimamente di fare le robe eurovisive. Loro portano quello che gli piace perché gli piace così, ed è giusto così, grazie a Dio, perché questa è la loro cifra stilistica e mi va bene così, perché nel momento in cui, io adesso questa la dico e me ne assumo tutte le responsabilità, nel momento in cui la Georgia porterà una canzone che vincerà Eurovision, noi ce la ricorderemo come una delle migliori di sempre, perché sarà non solo una canzone che ha vinto, ma anche una canzone che nessuno avrebbe mai immaginato, perché sicuramente sarà diversa se continueranno su questo filone. E l'ho detto anche l'anno scorso, nella reaction dell'anno scorso, può piacere o non piacere, ma il fatto comunque di mantenere una propria identità musicale anche nell'Eurovision, secondo me è veramente una cosa lodevole. Quell'identità che spesso altri paesi tendono a perdere per stare dietro alle mode. Sì, siamo d'accordo. Pensi che passi, pensi che non passi? Ecco, non lo so, per il semplice fatto che non piacendomi non riesco ad immaginarmela in finale. Cioè, nella mia idea delle 10 canzoni che arriveranno in finale non riesco a mettercela, perché penso che sia una tra le canzoni che veramente apprezzo di meno. Questo però non vuol dire, però questo è un gusto soggettivo, non vuol dire che non abbia le qualità e le potenzialità per passare. Intanto ricordiamo che è in quinta posizione nella seconda semifinale tra Azerbaigian e Malta, quindi già questo li farà risaltare un po'. Sì, questo sicuramente. Azerbaigian l'abbiamo vista nel video che vi lasciamo qua sopra, sapete già cosa ne pensiamo. Malta dobbiamo ancora farla, ma personalmente la trovo invisibile come canzone. Non è che sia tutto questo scoppiettante brano pieno di chissà cosa. Sì,
questa canzone può di sicuro attirare l'attenzione in mezzo a 2 entry come queste. Ti dirò anche che secondo me questo forse è uno dei pezzi più dipendenti dallo staging di tutto l'anno. L'unica cosa su cui dovrebbero cercare di essere il più eurovisivi possibile dovrebbe essere proprio lo staging. Cioè, se riesci a fare una roba che sia uno show, che sia divertente, che sia colorato, non dico che hanno possibilità di qualificarsi, perché la vedo molto difficile, però davvero potrebbe cambiare almeno la percezione, no? Cioè tra una sconfitta annunciata e una sconfitta, diciamo, a cui si dice vabbè, però peccato, perché comunque era una cosa divertente da vedere. Sì, lo staging potrebbe cambiare anche, magari parlo di me solo perché siamo qua io e te, però la mia opinione potrebbe cambiarla lo staging. Però è anche un po' brutto dire ho bisogno di qualcosa che mi faccia sviare l'attenzione dalla canzone. Però diciamolo, un applauso e una lode veramente alla Georgia, che comunque tutti gli anni in qualche modo ci sorprende ed è comunque una cosa bellissima. Quindi un applauso alla Georgia. Stiamo facendo un sacco di applausi ultimamente in queste nostre reaction. E niente, io a sto punto chiedo a chi ci segue di dirci cosa ne pensa, perché sono molto polarizzate queste opinioni, per cui appunto ditecelo, sono veramente particolarmente curioso di sapere cosa ne pensate. Hai qualcosa da aggiungere? Fatemi anche sapere se anche voi mi vedete sempre più pallida in faccia, perché io continuo a vedermi sempre più bianca giorno dopo giorno. Ho paura di sparire dietro al muro prima o poi. Va bene, quindi ok, allora raccogliete tutte queste nostre esortazioni e commentate cose sulla tonalità di pelle di Pat, sulla Georgia e cosa ne pensate anche dell'altro pezzo di cui abbiamo parlato, appunto la Norvegia. Direi che per oggi è tutto. Vi ringraziamo, alla prossima. Ciao dagli Essoriti, ciao. Ciao.